Eccoci. Salve a tutti. Abbiamo con noi oggi Alessandro che ci racconterà la sua vicenda con una manipolatrice e si diceva, ecco, tra noi prima che ti eri anche ritrovato in un'altra vicenda che si era raccontata un po' di tempo fa di Cesare, ti eri un po' Sì. medesimato anche in quella vicenda. Tu quanti anni hai, Alessandro? Dove vivi, se puoi dirlo? Allora, io ho 41 anni e mi limiterò a dire che vivo in Liguria. Mm. E ti chiedo solo, puoi andare un po' indietro nello schermo? Chiedo scusa. Ok. Ecco, ok, così no, più che altro ti inquadro meglio. Ok, ok, perfetto, perfetto. E- ok, sì, anch'io saluto tutti, grazie a coloro che vedranno questo video e spero che vi possa essere d'aiuto come le altre testimonianze hanno aiutato me. Ecco, questo ci Sì, tenevo a dire. grazie infinite a te Alessandro fin d'ora. E questo è assolutamente un piacere e anche, come si diceva, è veramente molto utile perché tanti insomma si ritrovano, si sentono meno soli, capiscono di più perché appunto magari riescono a mettere insieme molti più tasselli anche ascoltando diverse vicende. E Sì. quando ci sono manipolazioni, manipolatori di mezzo, poi insomma ci sono tante cose che ritornano, che ci sono anche dei cliché a volte, no? Ho notato che ci sono, in molte storie ci sono degli elementi che le accomunano e che possiamo definirli come uno schema comportamentale che si ripete in modo abbastanza repentino in questo genere di relazioni. Ed è stato questo che mi ha aiutato a capire in quale relazione mi trovassi anche, non solo ovviamente tutti gli indizi che sfortunatamente, perché lo dico, sono indizi negativi, che ho colto durante la strada. Sì. Ecco, tu hai conosciuto quindi questa donna quanto tempo fa? Ad agosto del 2021 io tra l'altro sono andato a un concerto, era ancora in pandemia, però era un concerto organizzato diciamo in modo un pochino abusivo da un centro sociale, insomma, no? Sì. Quindi va bene. All'inizio era previsto che ci andassi con una ragazza che poi non è stata bene e quindi io mi sono ritrovato sulla strada, ho detto vabbè ci vado lo stesso, oramai siamo qua, andiamo. Quindi Sì. vado in questo posto da solo, però conoscevo già della gente di queste realtà, insomma, perché comunque mi capitava spesso di andare a vedere concerti. Quindi arrivo a questo concerto e inizio a intrattenere qualche discussione con vecchi e nuovi amici che mi faccio durante questa serata. Ad un certo punto vengo avvicinato da questa persona, incuriosita dal mio aspetto, per intenderci, ero l'unico con i capelli lunghi biondi. Sì. E, e, diciamo, si intromette in una discussione che c'è tra me e un'altra persona e incomincia anche a farmi parecchie domande relative anche al fatto, mi ha chiesto se fossi italiano perché ovviamente parlo un buon inglese e ho un aspetto che potrebbe ricordare un po' queste persone nordiche, quindi tutte Sì. queste cose mi hanno incuriosita e quindi diciamo vuoi il mio aspetto, vuoi la mia ottima conoscenza, cioè posso anche dirlo, ottima conoscenza dell'inglese perché comunque posso anche affrontare discorsi di una certa abbastanza complicati, ecco. Incomincia a farmi un sacco di domande e poi a un certo punto della serata mi chiede il cellulare e si cerca il suo contatto su un noto social, posso dirlo, Facebook, va bene, Sì. cerca il suo contatto su Facebook, dopo che le ho dato il mio cellulare, se lo cerca, le ho detto, mi fa, ti fidi di me? E io dico, ma sì, che cosa farai mai? O fare una foto, o magari mi vuole lasciare il numero di telefono, no? Non è stato il numero di telefono, mi ha lasciato e si è cercata su questo social attraverso il mio profilo che col telefono sbloccato si fa in un attimo, si è chiesta l'amicizia e poi abbiamo continuato la serata insieme, ma mi
mi stava sempre vicina, non mi mollava Sì. mai, mi trascinava, mi dava un sacco di energia questa persona, mi trasmetteva molto del suo entusiasmo. Poi da quella sera lì, poi il giorno dopo ci siamo ancora sentiti per telefono e poi io le ho detto che lei mi piaceva molto perché è una bellissima ragazza, adesso non posso farla vedere ovviamente, però vi posso dire che è una bellezza rara perché comunque capelli rossi, occhi azzurri, comunque insomma bellissima. E straniera soprattutto, di un altro paese. Quindi non, diciamo, non ha nulla a che fare col canone di bellezza italiano. Ecco. Quindi questa cosa mi ha colpito, più la sua simpatia e la sua energia. Tutte queste cose mi hanno colpito moltissimo e mi hanno incuriosito, al punto che ho iniziato ad andare regolarmente tutti i giorni a per vedere questa persona. Io ero nel periodo di ferie, quindi mi potevo permettere di stare via tutto il giorno, vivo da solo, non ho nessun tipo di problema, sono indipendente e già all'inizio comunque notavo che aveva questo brutto vizio di bere, ma neanche tantissimo, però comunque qualunque cosa facessimo dovevamo sempre avere una bottiglia di prosecco con noi, ecco. Quindi, diciamo, lì lo posso anche capire, io ero in ferie, c'era un po' quest'aria festaiola, lei è una ragazza molto, come la definire, molto estroversa, Estroversa? sì, molto Sì. estroversa, per sua stessa definizione, party girl, ovvero ragazza da festa, no? Lo dice lei. Il primo problema che ho affrontato è questo. Questa ragazza che è straniera e viene al di fuori dei paesi del trattato di Schengen, in Italia non può starci se non per un periodo limitato di 90 giorni al massimo. E siccome per stare in questo paese doveva servirsi di un visto turistico, tra virgolette, non poteva neanche lavorare regolarmente. Avrebbe dovuto fare, insomma, e lavorava in nero. Fin lì, purtroppo, è una realtà che fa parte del nostro paese, ok. L'altro problema è che lavorava in club notturni. Faceva la hostess, insomma. Sì. Intratteneva il cliente, lo spingeva a consumare per... Certo. ecco, insomma... Ma senti Alessandro, lei con quale intenzione era venuta in Italia? Sicuramente per trovare lavoro, per migliorarsi nella sua situazione di Beh, vita e anche economica, immagino. allora, sì, mettiamola così. Lei veniva già da un divorzio, Mm. ok, che Sì. aveva avuto con un cittadino francese Eh. e aveva intrapreso questa strada qua del club notturni semplicemente perché l'attrattiva è tantissima per una persona in quelle condizioni. Si Sì. parla di 80-100 euro al giorno, esentasse, Sì. più gli extra, e un affitto che non si deve pagare perché viene fornito dai club. Sì. Poi magari in questo affitto devi dividere la casa con altre ragazze. Comunque sia, hai tanti vantaggi da un certo punto di vista, senza contare che oltre a questo stipendio ricevi delle mance, ti portano fuori a cena alle volte, vai a fare la presenza, insomma, c'è tutto un discorso dietro che sono Certo. soldi. Ma secondo te, Alessandro, lei ci è venuta proprio già con in mente di fare questa cosa oppure ci si è trovata per Capito? strada, diciamo? Guarda, io non ho la presunzione di dare questa risposta ora, pur avendola sposata e pur per lei adesso non provando odio o pena, sì, un po' sì, perché comunque mi rendo conto, ma io non riesco a dare una risposta precisa a questa domanda,
Diciamo che ci sono degli indizi che potrebbero pensarmi a credere che io sia stato usato anche per ottenere il permesso di soggiorno. Ci sono, ma la certezza matematica non la posso avere. Sì. Quindi è una ragazza dell'est, ecco, possiamo dirlo questo. Sì, sì, possiamo benissimo dirlo, anche perché in questi club notturni le ragazze vengono da quella parte. Sì, no, infatti. Sono europee, non si troveranno ragazze europee che lavorano in un club notturno. Mi dispiace. È così, cioè, non c'è niente da fare. Purtroppo sfruttano questa loro non debolezza, questa loro necessità di fare più soldi possibili nel più breve tempo possibile per poter tornare al loro paese, non so, aiutare la loro famiglia o comunque o anche stare fermi per quei giusto 2 o 3 mesi prima di poter rientrare con un altro visto. Ecco. Invece Sì. col permesso di soggiorno questo problema si aggira perché uno entra e esce quando vuole. No, ma infatti te lo chiedo perché insomma tante vengono proprio già con questa prospettiva, non dico tutte perché insomma per carità, però molte purtroppo sanno che c'è questa possibilità e del resto non è che noi adesso siamo in un paese così si possa dire prospero, dove il lavoro si trova con molta facilità e così via, insomma. Quindi però sì, diciamo che comunque al di là di questo, quando abbiamo iniziato a frequentarci, dopo una settimana, no? In cui lei comunque si sfogava con me, perché al di là del fatto che l'attrattiva dei salari alti è molto forte, dall'altra parte si parla di un ambiente che è sostanzialmente malato, frequentato da persone con problemi a relazionarsi, perfino a parlare con persone al di fuori di quelle realtà, al punto che questi posti creano una vera dipendenza da alcuni soggetti. E quindi si ha a che fare con persone che magari hanno difficoltà a trovarsi una partner all'esterno. Questo tipo di lavoro è molto logorante perché raramente un soggetto che normalmente potremmo definire nella media o normale, se vogliamo, ok? Raramente frequenta questi posti. Devi avere una certa predisposizione mentale o devi trovarti in una determinata condizione mentale, secondo me. Poi e questo è un mio pensiero, non è che adesso tutti quelli che vanno a frequentare club notturni devono essere necessariamente o delinquenti o psicopatici o sociopatici, no. no, però non è certamente da tutti, insomma, specie per una donna, voglio dire, non è una cosa così facile a farsi. È una mercificazione tale che a me, uomo, dà fastidio, io non oso pensare a una donna. A me dà fastidio. Io sono andato Diciamo solo una volta che o c'è la disperazione dietro o c'è veramente comunque una personalità di un certo tipo, se non altro. Beh, io O anche credo che tutte e due le cose, ecco. queste realtà, al di là di tutto, tendano a enfatizzare, a aggravare una situazione già presente in un narcisista, specialmente se borderline. Sì, Io credo che il frequentare questi posti li convinca ancora di più delle loro ragioni e del sì, fatto che loro debbano manipolare gli altri, anche certo. perché illudere i clienti fa parte del loro lavoro, illudere le persone Sì, per un sì, fine. dici bene. Sì, sì, hai fatto una giusta osservazione in effetti. Del resto, sì, una donna in quelle condizioni lavora anche da quel punto di vista e usa anche quegli strumenti necessariamente, anche in qualche modo. Esattamente, esattamente. Quindi diciamo che se un narcisista che comunque svolge un lavoro, una professione normale, nella media, insomma, qualunque genere di professione che non sia quella, ha meno occasioni di una persona che frequenta quelle situazioni, quei posti, di esercitarsi nella manipolazione.
Sì, certo. E infatti dopo un po' di anni queste ragazze sanno far cascare ai loro piedi un sacco di persone, fare un sacco di cose in cambio di illusioni, neanche promesse o dati di fatto. Poi queste persone fanno qualunque cosa per loro e di fatto poi non hanno, senza ritrovarsi nulla se non belle parole, o capisci, no? Sì, Capisci? sì, sì, sì. E quindi questa donna ha illuso, secondo te, anche tanti uomini nella sua posizione? Sì, e infatti andando avanti nella storia capirai un po' di cose che ti racconterò. Preferisco arrivarci per non saltare dei passi, perché Sì. per me è fondamentale questo, nel senso che comunque io dopo una settimana che frequento questa persona, ben conscio del fatto che tra 3 settimane dovrà lasciare il mio paese, e io avevo già sviluppato un certo attaccamento per lei anche in forza di questo che viene definito love bombing, Sì. nel quale io mi sento elogiato, mi sento continuamente messo sul piedistallo, diverso da tutti gli italiani, diverso da tutti gli uomini con cui è stata, no? Perché Sì. non ho mai non ho mai spinto subito per andare a letto dopo una settimana che la frequentavo, per dire. È una cosa che lei ha detto, questa cosa mi ha sconvolto, m'ha stupita, no? E, e io, in tutta la mia onestà intellettuale, le devo dire che in quel momento ho detto, per me non ho ancora maturato sufficiente intimità con questa persona per arrivare proprio all'ambito sessuale. Lo posso dire? Anche dopo una settimana c'è gente che magari dopo 2 o 3 giorni Sì. è già lì che scalpita, io no. Sì. Io no, provavo un sentimento sincero e ho pensato che l'attesa valesse la pena. Sì. Ecco. Dopo una settimana è venuta a stare a casa mia, sono stati 2 settimane tutto sommato bellissime. Ero sempre Andavo a lavorare, tornavo a casa, c'era lei, faceva anche 2 cose in casa, faceva 2 o 3 lavoretti, ehm, non mi faceva mancare nulla dal punto di vista affettivo. Salvo poi che, un giorno ho visto che ha avuto uno sbalzo di umore improvviso. Secondo me ingiustificato e dovuto anche a ragioni che potremmo definire, ehm, come si può dire, non Irrilevanti, insomma. sì, esatto, Mh. esattamente, Sì. esattamente. Per cose, diciamo, che normalmente sarebbero considerate stupide, una persona non ha uno sbalzo di umore così grande e ingiustificato. Sì. Ecco, Sì. non è inspiegabile. E lì quella sera abbiamo avuto una litigata, poi però ci siamo chiariti, era una delle ultime sere che stava qua, non era intenzione da parte di nessuno dei 2 comunque, ehm, lasciarsi male, no? Infatti poi che cosa è successo? Prima che partisse la relazione è tornata a gonfie vele, poi l'ho accompagnata all'aeroporto ed è tornata da sua madre, dove le è rimasta solo sua madre. Purtroppo ha perso il padre in Sì. una tragica fatalità quando era piccola. Ah. Ed è l'unica persona che le è rimasta, sua madre, non ha proprio nessun altro in famiglia. Sua Quindi non ha madre tra l'altro fratelli né sorelle? no, nessun altro, nessun altro. Ma proprio neanche zii, neanche Neanche, cugini, picchia. nulla. Quella famiglia era nata lì, insomma. Lei e sua madre, basta. Eh. È un caso particolare, Sì, è un po' dura anche. sicuramente, sicuramente, sicuramente. Fatto sta che nel periodo che lei sta da sua madre, i contatti telefonici comunque erano all'ordine del giorno, ogni ora, messaggi. Se non rispondevo, soprattutto alla sera, lei già si irritava parecchio, ma non se ritardavo magari a rispondere di 1 ora, no, Mh. di dopo che mi Sì. aveva scritto. Si irritava già parecchio Mh. e mi accusava già di tradirla.
con un'altra donna. Cioè aveva continuamente questi, come si può dire, muoveva continuamente queste accuse a me perché magari, non lo so, una sera mi ricordo, mi sono addormentato tornando a casa dopo una giornata di lavoro, avevo proprio mangiato qualcosa al volo, mi sono seduto sul divano, sono crollato, lei mi prova a contattare fino a quando non mi chiama e io devo accettare una videochiamata per dimostrarle che in casa non c'era nessuno. E ora io posso comprendere la gelosia, posso comprendere l'insicurezza, posso comprendere molte cose, ma quello è stato un po' un campanello d'allarme, però poi ho detto sì, vabbè, magari è gelosa, magari ha bisogno di rassicurazioni perché lavorando, chiedo scusa, sta passando un'ambulanza. Sì. Magari lavorando in quegli ambiti si crea una certa diffidenza nei confronti del genere maschile che raramente una persona non si trascinerà anche al di fuori di quegli ambienti. Sì. La giustificavo, nonostante fosse una gelosia che in certi casi sembrava quasi morbosa, la giustificavo e la capivo. Poi dopo questi mesi comunque che è stata da sua madre, abbiamo fatto il visto, è tornata in Italia. È tornata in Italia e parlavamo già di dire comunque non se ne può più, adesso c'è sta guerra, andare e venire da certi paesi è un problema, insomma era un problema anche per i visti, per spostarsi, era dispendioso ed era anche problematico, no? Sì. E allora abbiamo detto, beh, senti, facciamo così, possiamo iniziare a vedere se vogliamo magari sposarci, ci proviamo, se va bene, bene, se va male, amen. Però in questo modo avremo occasione di stare un pochino più vicino, conoscerci meglio, perché se no, se andiamo avanti così, ci vediamo 6 mesi all'anno e gli altri 6 mesi cosa facciamo? È un grosso problema, era un grosso problema. E allora abbiamo iniziato, se vogliamo, anche in modo un po' prematuro a parlare di matrimonio, ma lei era molto Quanto tempo fa, perdonami, Alessandro, quanto tempo fa quindi? allora, come ho detto, questa storia incomincia ad agosto del 2021. 2021. Nel 2021. A gennaio già parlavamo di matrimonio. Quindi un tempo sicuramente in quel momento io avevo, come si suol dire, le fette di salame sugli occhi e questo magari ero innamorato, lo dico, ma per alcuni aspetti io amo ancora un pochino mia moglie, non posso negarlo, cioè, la definisco ancora mia moglie perché di fatto non sono ancora né separato né divorziato sulla carta. Però sì, anche perché per fare un passo di questo tipo, con tutte le conseguenze ovviamente del caso. sì, adesso viene il bello perché in Italia non potevamo sposarci. Potevamo perché lei, avendo una relazione alle spalle, con un matrimonio alle spalle, con le leggi dello Stato italiano, devono decorrere almeno 300 giorni prima di potersi sposare di nuovo. Ah, ecco, sì. Quindi, dopo aversi sposato in Italia, io sono andato al suo paese. Ho preso un volo d'aereo e sono andato là e mi sono sposato nel suo paese. Ci ho messo 2 settimane nel suo paese a sposarmi. E a livello burocratico molto sbrigativo, a livello economico 6 euro, tradotto in euro, 6 euro è nulla. Sì. Sono andato là, ho conosciuto sua madre, volevo conoscere sua madre. Sì. Mi ha trattato come un figlio, mi ha trattato veramente bene, non ho nulla da dire, cioè sono stato trattato benissimo, non dico niente. Ho visto un paese nuovo e la mia avventura è finita anche su un giornale. Ah, sì, vai. è finito su un quotidiano perché siccome ho dovuto affrontare certi problemi burocratici
Ah, e siccome qualche amico che era in contatto con un giornalista ha detto ma senti sta storia, secondo me sarebbe bella raccontarla, sì. specialmente in un periodo come questo, no? Quindi insomma un po' come un eroe alla fine. No, vabbè, io mi sentivo una persona normale, ero solo molto Un eroe innamorata sentimentale, se possiamo dire così, perché in sì, effetti. ma io tutto questo l'ho fatto per lei, perché cioè, l'amavo davvero tantissimo, tantissimo. Ma è che poi quando si prova effettivamente amore, questi sentimenti, insomma, di amore, gli ostacoli diventano minimi alla fine molte volte, o perlomeno diventano molto, molto meno importanti, ecco, cioè si superano con molta più facilità alla fine. sì, perché non smetti mai di crederci, perché dai fondo a tutto quello Sì, che hai e, e senti che lo stai facendo per una delle cose più belle che avrai nella tua vita. sì. E quindi come, non lo so, come se una persona dovesse fare lo stesso per salvare il proprio figlio, credo. Sì, Ci si mette in gioco in tutto e per tutto. sì, È come andare, non so, all-in a poker, per intenderci, per fare un esempio, no? Devo farcela, punto e basta. Questa volta devo farcela, devo assolutamente. E ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, sono stato anche aiutato lungo la strada anche da persone che mi hanno dato un sacco di consigli e che non smetterò mai di ringraziare. Infatti anche nell'articolo, quando mi hanno intervistato, l'ho sì. detto, e senza di loro probabilmente non ce l'avrei fatta. Per fortuna ho avuto anche la fortuna di avere persone che mi hanno aiutato lungo questa avventura. Sono andato là, mi sono sposato e come sono rientrato in Italia ho fatto la trascrizione, perché ovviamente un matrimonio fatto al di fuori dello Stato di Schengen deve essere trascritto nella propria nazione, Sì, tradotto, e quindi deve esserci una trascrizione perché sia riconosciuto nella propria sì, nazionalità. La sì. propria nazione. Quindi Eh, era un po' come se fossi diventato anche tu straniero in qualche modo, sì, sì, tornando in Italia. sì, 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 devo dire che io ultimamente, che avevo questa cosa anche dello sentirmi un po' come uno straniero in patria, l'essere andato e aver viaggiato, aver visto un paese che non avevo mai visto, mi ha fatto anche aprire gli occhi e un po' anche la mente. Eh. Sì, beh, sì. Ehm, E quando sono tornato ho ripreso la mia vita, ho ripreso il mio lavoro, che dopo 3 settimane, perché comunque io che non prendevo mai ferie, ero una di quelle persone che alla fine dell'anno aveva sempre un mese e mezzo di ferie da fare. Io, Sì. stacanovista proprio. Che E, lavoro fai, se si può dire? e adesso l'ho mollato e ho lasciato il lavoro. Ho lavorato a contratto determinato per un po', ora sto prendendo la disoccupazione, ma perché mollo questo appartamento il mese prossimo e torno da mio padre per un po' di È tempo. un po'. Purtroppo questa casa per me è piena di Ti bei ricordo? ricordi misti a brutti ricordi, Sì. è vuota e mi mette una grande ansia e tristezza. Sì. Preferisco lasciarmi il passato alle spalle e Certo, ricominciare. certo, fai bene. Sì. Quando sono tornato in Italia, dopo un po' mi sono occupato del rientro di mia moglie in Italia. Sì. Ovviamente, ci tengo a dirlo, non sono una persona venale, ma vorrei mettere in chiaro una cosa: tutte le volte che lei viaggiava dall'Italia al suo paese e viceversa, qualunque spostamento facesse, era sempre a carico mio. Nonostante lei comunque guadagnasse bene nel suo lavoro, Eh, più di come dicevi. più di me, più di Cioè me. lei ha continuato il suo lavoro oppure poi l'aveva smesso, diciamo? Allora, quando ci siamo sposati e il mio progetto, il nostro, no, il di definirlo mio è veramente egoistico, no, comunque era una cosa che
ho iniziato io a dire, nel senso, sì, ma se ti sposo, potrei capire se facessi ancora quel lavoro per un breve periodo, fingendoti non sposata, giusto per mettere insieme qualche cosa, ma poi, cioè, poi basta, certo. basta, ti devi disintossicare. Perché secondo te lei era proprio intossicata in qualche modo? Aveva come sviluppato una dipendenza anche da quel lavoro? Questa è una teoria che ho iniziato ad avere dopo un po', perché mi rendevo conto che quando faceva quel lavoro condivideva sempre meno tempo con me, faceva soldi e poi aveva l'occasione di stare in un altro posto, perché in questa città dove io abito ora non le è mai piaciuta, no? E io le dicevo sempre, sì, ma tu hai sposato me, non hai sposato questa città. Certo. Mettiamoci insieme, cioè ci siamo messi insieme, anche perché era mia volontà cambiare aria, probabilmente anche andare all'estero per incominciare un'altra vita, magari anche più vicino a sua madre, una via di mezzo. Era nei miei piani anche andare via dall'Italia, no? Da prima che conoscessi mia moglie. Guarda caso, conosco mia moglie, gli dico di questa cosa che ho io nella testa e lei molto entusiasta, mi pompa, mi spinge a portare avanti quest'idea, no? Con lei però. E quindi io ero ancora più convinto di questo. Il problema qual è? È che non riusciva realmente a lasciare questa realtà. Secondo te erano più, diciamo, i guadagni che l'attaccamento quindi a quello che poi ci guadagnava materialmente o anche gli uomini, il fatto di essere magari ricercata o anche l'aspetto sessuale perché... Arriviamo a un punto focale, se vogliamo, perché io credo che alla lunga, comunque, se non è un discorso di narcisismo, comunque può essere un discorso di vanità. Il frequentare questi ambienti, il sentirsi desiderati, il sentirsi richiesti costantemente, comunque, secondo me, può portare anche a a questo, no? sviluppare una personalità o perlomeno tirar fuori parti latenti di comunque una personalità. Sì. E Aspetta. poi la convinzione più forte che riguarda il fatto che il genere maschile mercifichi la donna, le autorizza, io parlo ovviamente dalla parte femminile in questo caso, diciamo che autorizza la donna a trattare l'uomo per i medesimi fini. Si sentono più autorizzate a farlo, essendo mercificate costantemente per tutto il tempo che sono in posti così, loro è come se si prendessero la loro vendetta contro il genere maschile. Rivincita. Sì, la loro rivincita, esatto. Sì. Esatto. Mi sono fatto, ovviamente tutto quello che sto dicendo per me, cioè, sono opinioni che mi sono fatto io, Sì, certo. sono una persona che Ma molto... cioè, secondo te quindi era una cosa insita in lei, cioè fa parte della sua personalità oppure anche questa, cioè ci si è trovata un po' alla volta a riscoprirsi un certo modo e a sviluppare quindi poi questa forma di dipendenza, ecco, da questo ambiente, da questo modo di essere? Secondo me molte ragazze, non parlo solo di mia moglie, molte ragazze incominciano a fare questo lavoro nell'ottica di non farlo per sempre o di farlo per un breve lasso di tempo. Sì. Poi si rendono conto della facilità con cui si possono fare grosse cifre, del fatto che non sia richiesto un grossissimo sforzo fisico, forse più psicologico, Sì. però tuttavia è una cosa che riescono ad aggirare anche attraverso l'utilizzo di alcolici ed in certi casi di stupefacenti. Sì. Quindi sì, è questa la realtà. E quindi è un serpente che si mangia la coda. Quando una persona finisce in quel tunnel, raramente ne esce se non per questioni di salute o di età. Quindi lei è ancora
è ancora in quell'ambito, in quell'ambiente lì? Sì, sì, soltanto che sì, diciamo che ci sarebbero delle altre cose da dire, perché di fatto quando poi lei è tornata in Italia ha detto vado a fare, abbiamo provato a cercare un lavoro qua intorno, però avevamo qualche difficoltà, poi lei ha iniziato a dirmi che odiava questa città, al che ha detto vabbè, torno a lavorare nei club. E io già lì Mm. mi sarei mangiato lo stomaco. Sì. Ha iniziato a lavorare nei club e tutte le volte si lamentava con me dei clienti, di queste cose, di tante cose, e dava sempre la colpa a me. Era colpa mia se lei faceva quella vita, era colpa mia se io non avevo un lavoro con un salario così alto da poterle evitare di fare quella vita, era colpa mia se non potevo sempre portarla dove voleva lei, ai concerti che voleva lei, o se non le potevo fare tutti i regali che qualcuno gliel'ho fatto. Però ovviamente lei continuava, certe richieste col tempo sono mutate in pretese, no? E poi questi desideri, se non venivano appagati, diventavano la ragione di una frustrazione da scaricare su di me. E alle volte arrivavo a prendermi anche delle colpe che non erano mie. Beh, certo, anche perché immagino che tu facevi tutto il possibile, comunque se avevi un lavoro. Lo è stato, per un po' di tempo lo è stato. Io mi sono annullato per lei, facevo un sacco di sacrifici, a certi concerti, per dire che sono la nostra passione, lei è andata da sola, con amici, amiche, mentre io stavo a casa. Perché? Perché magari lei aveva sempre qualche aggancio, qualcuno da poter usare per andare, farsi portare, farsi venire a prendere. Io invece dovevo prendere la mia macchina, muovermi da qui e andare, non so, fino a Milano, Bergamo, Brescia, e incominciano a essere, non lo so, 100, 150 euro solo per muoversi, che in quel momento mi dispiace, ma preferivo tenere nel portafoglio, Beh, perché, certo. perché Ma anche visto la vita che mi perché facevo fare, non era altrimenti. cioè, tu avevi un lavoro che ti impegnava tantissimo perché se persino eri, per così dire, staccanovista, insomma, lavoravi molto e avevi uno stipendio, insomma, uno stipendio medio che generalmente si ha e di conseguenza, ovviamente, è chiaro che si arriva fino a un punto e poi oltre non si può andare. Mentre lei magari era abituata con i suoi guadagni, diciamo, molto al di sopra della media e di conseguenza si aspettava che anche tu potessi eventualmente. Sì, non solo quello, perché negli anni, frequentando questi club, che lei ha iniziato nel 2019 forse, adesso non ricordo, comunque faceva questo lavoro già da 2 o 3 anni quando la conobbi io, forse anche di più, forse anche 4, vabbè, comunque insomma già qualche Sì, anno. Ehm, Lei, per dire, una volta accettò di avere quello che in genere, in gergo, viene definito sugar daddy. Adesso non so se sai a che cosa corrisponda questa definizione, se vuoi lo no, spiego. magari se lo spieghi sono contenta. Ok, sugar, anche per coloro che magari vedranno questo video e si chiederanno Ah, che Sugar Baby? Sugar Baby hai detto? Ah, ok, sì, 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 cazzo ok, beh, è. certo. Quel genere di Sostanzialmente, ragazze, sì, facili, ecco, sostanzialmente diciamo è un così. uomo un po' più avanti nell'età, Come, sì, sì, sì. facoltoso, Mm, che paga queste donne per avere la loro compagnia, per portarle in giro, per sì, farle sì, regalini sì, e occasionalmente per avere rapporti sessuali. certo, sì. Ecco, lei aveva già accettato in passato un compromesso del genere e poi ha mollato questa persona, continuando comunque a fare questo lavoro. E ha avuto comunque altre, se posso definirle, forse dire relazioni è blasfemia, è un Sì, insulto alle relazioni. Ha, certo. diciamo che ha intrattenuto altri rapporti con frequentatori di club soprattutto, e raramente, cioè, e qualche volta con persone al di fuori. La cosa che più
una delle cose che mi fece più riflettere è che un giorno io andai a Milano per vedere degli amici che io e mia moglie abbiamo in comune a Milano. E con la scusa di andare a Milano io ho avuto modo di conoscere, seppur neanche conoscere, di vedere questo sugar daddy, perché aveva lasciato delle cose a casa sua. Sì. Aveva ancora una valigia e degli altri oggetti. Quando andai per ritirare queste cose, io comunque neanche euforico, comunque in quel momento ero felice perché mi trovavo a Milano, stavamo per fare una bella serata con mia moglie in compagnia di altre persone, quindi diciamo non è che fossi euforico, però ero una persona mentalmente positiva in quel momento. E quando lo vedo lo saluto e vado lì volevo stringergli la mano e dire molto piacere Alessandro. Questa persona mi vede, mi guarda con lo sguardo fisso a 1 chilometro, un'espressione vuota, triste, non so, non saprei come definirla, come se in quel momento stessi guardando uno zombie, come se vedessi qualcuno a cui è stata tolta la voglia di vivere. Lascia lì questa valigia, un ciao proprio tirato lì, gira le spalle e se ne va prima che io possa arrivare. E quando sono tornato in macchina con mia moglie, io in quel momento sono stato preso da una forte, cioè ero molto triste, no, avevo tanti dubbi e non mi sentivo tanto a mio agio e a un certo punto ho rivolto a mia moglie una domanda. Ho detto: "Ma scusa, a me l'espressione che ha fatto quella persona non m'è piaciuta per niente. Secondo me lui era innamorato veramente di te e adesso sta male, sta malissimo". Anche perché mia moglie aveva il vizio di pubblicare foto, video, selfie ogni 2x3, selfie stick, non riesce a stare lontana dai social, posta spesso foto anche, in intimo su certi social. È una bella donna, non lo nego, però questo suo essere così strionica, così, sciovinista, no, cioè nel senso questo volersi mostrare per ottenere costantemente consensi è stato questo essere molto attaccati alla superficialità. Infatti la sua risposta quando le chiesi: "Ma non è che io farò quella fine lì?" "Non ti può succedere perché tu sei bello." Ah, che risposta. Beh, insomma, perché sei bello, ma forse non solo per quello. La risposta fu quella Sì. e ti posso dire onestamente che quella risposta invece che tranquillizzarmi mi fece sentire ancora peggio, Certo, certo. anche perché la bellezza non è eterna. No. Anche ammesso che lo fossi bello, che non mi reputo sto Valentino insomma, ma anche ammesso che lo fossi, non sono su queste cose che si costruisce una relazione stabile. Su queste cose si può costruire ci si può prendere una cotta come era alle medie, ma Certo. quando si è adulti sono Sì, tante ma le ci cose. può anche essere l'aspetto dell'attrazione, ma ovviamente quello è solo uno degli aspetti che ci possono essere, non è neanche quello più importante perché come dici giustamente poi si può anche invecchiare, anzi normalmente si invecchia anche. Esattamente, esattamente. Fu proprio quella risposta a Sì. insomma, Sì, rivedendo esatto. rivedendo tutte queste cose nel tempo, ho avuto dei segnali, ma andando avanti, c'è un altro aspetto che ho notato. Mia moglie non riusciva a passare un giorno senza consumare alcol. Mm. E non dico in quantità smodate, però io una volta le chiesi: "Ma senti, riusciamo a fare un giorno senza toccare una bottiglia?" No, perché poi magari c'era la bottiglia lì, io 2 bicchieri di vino Sì. me li bevevo a cena. No, lei incominciava dal pomeriggio, Mm. ecco, era un continuo. Io adesso non so se ho notato che in molte testimonianze
spesso i narcisisti, a prescindere dal fatto che siano uomini o donne, comunque sono accomunati da un consumo di alcol, o sbaglio? Magari di più, diciamo, i border, ecco, hanno questo, però, Ecco. Arriviamo alla parolina magica. perché tra Parolina l'altro sì, parlavi anche di sbalzi di umore, insomma. sbalzi di umore che poi sono diventati gaslighting, come lo definite voi nel mestiere, insomma, perché mi sono dovuto argomentare. Tutte le volte che io cercavo di muovere una critica in modo costruttivo per cercare di migliorare la nostra relazione, perché comunque quando si vuole costruire una relazione seria e la si vuole portare avanti, entrambe le persone magari devono smussare un po' i loro angoli, lavorare un pochino sui loro difetti. Pochino, non dico che dobbiamo cambiare radicalmente, perché sennò a quel punto, cioè, non ha nemmeno senso. Cioè, le persone ci devono accettare per quello che siamo, nel bene e nel male. Però ovviamente magari ci sono delle cose su cui è giusto anche avere un po' di autocritica e dire sì, ok, lì dovrei lavorare un po' su me stesso. Io le accetto queste critiche, ma come le accetto, mi aspetto anche che quando le muovo qualcuno mi ascolti e non le prenda subito come un insulto o un modo di, non so, affossare la sua dignità, ecco. Io tutte le volte che muovevo, per dire, questa dell'alcol è stata una, ma ne avrei un'altra. Una volta sono rientrato a casa mezz'ora dopo perché mi ero messo a parlare con un mio collega dopo il turno di lavoro. Invece che rientrare alle 7, sono rientrato alle 7:30. Ora, ammesso che lei poteva benissimo prendere un telefono e chiamarmi per dirmi com'è che perché non sei ancora a casa, è successo qualcosa, magari Sì. avrei potuto anche avere un incidente. Sì. Certo. No. Inoltre, visto che lavorava nei club, avevamo messo un programma GPS per il tracciamento. Gli ho proposto io questa cosa, gli avevo Sì. detto, lo metti, io so dove sei, tu sai dove sono, succede qualcosa, hai bisogno perché c'è qualche maniaco, qualcuno, mi chiami, io ti raggiungo con una precisione, cioè, di pochi Certo. metri, ti trovo subito, Sì. no? Quando gli ho detto questa cosa, sì, va bene, benissimo, l'ha accettata, ok. Quindi in quel momento lei poteva benissimo sapere dov'ero, perché questo programma ai tempi era ancora installato su entrambi i cellulari, le bastava aprire quell'applicazione e vedeva che ero sul luogo di lavoro. Sì. Bene. Sono arrivato, ho varcato la soglia alle 7:30, lei era davanti alla soglia in piedi con lo sguardo fisso su di me che mi aspettava. Non ha battuto ciglio, mi ha afferrato i capelli, li ha tirati con forza e mi ha detto: "Dove eri?" Che chicchia. E io in quel momento ho detto: "Calmati, perché non mi hai telefonato? Perché non hai controllato il telefono? Potevi fare tutto quello che volevi. Sono a 5 minuti da qua di macchina, potresti anche essere venuta a piedi fino lì. Mi avresti visto." No, è partita subito con la peggiore delle ipotesi, cioè che la tradissi. E mi ha usato una violenza. È stata una delle prime volte in cui è stata davvero violenta con me. E sono stati i primi campanelli di allarme quelli, ma eravamo già sposati e dopo il matrimonio lei era cambiata tantissimo. Le volte che tornava dai club nelle pause, prima di tornare in un altro club, i rapporti in casa si incrinavano ogni giorno sempre di più. Cioè, magari no, ogni giorno magari no, però magari da una settimana all'altra si vedevano cambiamenti significativi nel rapporto. La persona che prima veniva messa sul piedistallo, trattata come Dio scese in terra, tra un po' che non mi sono mai sentito, e diventava la causa di tutti i suoi mali. Perfino la ragione delle sue scelte sbagliate. È una contraddizione questa. Poi un'altra volta, per dire,
beh, lì è stata veramente incredibile. Io dopo una giornata di lavoro veramente molto stancante e stressante, facevo il meccanico collaudatore. Sì. Avevo a che fare anche con la gente, insomma, comunque è Sì. poi un lavoro molto logorante. Sì, esatto. Crollo sul divano, all'1 di notte, lei mi sveglia con un pugno nella pancia. Mamma mia. Mamma mia. Perché? Perché non dovevo addormentarmi quando guardavamo un film insieme. Ma Ah. per queste cose si arrabbiava. Si arrabbiava. Certo, se non altro poi dopo ha compreso che quando non rispondevo al telefono perché ero a casa da solo, magari alle 11 di sera, era perché dopo una giornata particolarmente impegnativa io crollavo. Sì. L'ha capito così, l'ha capito quando ero in casa. Però se prima dubitava che la tradissi, adesso avevo altri difetti. Insomma, siamo passati da un estremo all'altro, no? Avevo, come ripeto, la colpa che continuassi ad andare nei club era mia, la colpa che fosse sempre stata la mia, erano tutte mie le colpe, insomma, me le prendevo tutte io. E io comunque cercavo sempre di calmare gli animi, raramente ho alzato il tono della voce, raramente ho urlato, e proprio non sono il tipo di persona, lo dico sempre, se per risolvere un problema, cioè se vuoi risolvere un problema devi stare sereno, se ti metti a urlare ne crei degli altri. È questo, io la penso così. Che cosa devo dire? È che praticamente dopo un po' ha trovato un lavoro dalle parti di Varese, sempre in nero, ma non in un club. Comunque sempre lontano da me. Sì. E mi ricordo ancora una sera, qui ammetto lo sbaglio io. Una sera lei non rispondeva al telefono, non ha risposto per un certo periodo di tempo, cioè prima le mandavo dei messaggi: "Come stai? Dove sei?" No, quello che faceva lei tra l'altro, no, "Tutto a posto, va tutto bene", insomma, no, Sì. e lei non rispondeva. Poi l'ho iniziata a chiamare e proprio non rispondeva né a messaggi né a telefonate. Al che ho iniziato a pensare: però vedi, in genere le persone che muovono sospetti di tradimento a qualcun altro sono le prime a tradire. Volevo dirlo, Alessandro, infatti. E ma sì, anche se l'avessi detto comunque non avrei potuto, dire: hai ragione." E allora io sono diventato geloso. Ma anche perché mi sentivo preso in giro, già mi sentivo un po' usato, poi mi sentivo maltrattato, e in quel momento ho perso quella che normalmente è la mia calma olimpica, se vogliamo definirla così, e ho iniziato a tempestarla di messaggi, telefonate, fino a quando non è stata lei a dirmi che avevo dei problemi mentali, nel senso, e in quel caso potevo anche essere d'accordo con lei. Poi mi sono domandato: "Ma perché sono arrivato a questo livello? Cioè mi sto comportando come si comporta lei." Sono stato, non lo so, forse perché non riuscivo più a fidarmi. Poi ho scoperto delle altre cose. Ho scoperto, tramite un "artifizio" tra virgolette, quando sono andato poi a prenderla che finiva di lavorare in questo albergo su dalle parti di Varese, che lei anche quando era lassù, nonostante non frequentasse i club, si servisse di social network quali, non so, Badoo o Tinder, per attrarre uomini e farsi portare in giro e farsi pagare cene. E non solo. Quando sono arrivato su, a prenderla da quelle parti di Varese,
mi ricordo che mi mandò la foto col proprietario di un bar, no? Sono qua, questo è un amico che mi sono fatto, no? Una brava persona. Ok, va bene, benissimo. Al che dico, quando vado a prendere, dico, va bene, dov'è che a quel bar mi piacerebbe fare un aperitivo e così mi presenti questa persona. Sì. Lei si è ammutolita, non se l'aspettava. E mi ha detto, preferisco di no. Allora io la guardo e le dico, senti, non mi prendere in giro. Parlo sempre in inglese con lei, perché parliamo inglese tutte e due. Non mi prendere in giro. Che cosa hai detto a questa persona? Non le hai detto che sei sposata, vero? No, non gliel'ho detto. Le ho detto che sono in una relazione aperta con quest'altra ragazza che lavorava con lei nell'albergo. E poi si è giustificata dicendo, perché voleva offrirmi un lavoro. E ho detto, sì, sarei proprio curioso di sapere quale. Probabilmente ti stava imbonendo lui nella speranza di andare a letto con te, non lo posso sapere. Però intanto tu ti sei messa già in una condizione in cui un uomo magari si sente, diciamo, più libero di fare anche delle proposte indecenti. Sì. E questo suo essere doppio giochista, avere il piede in due scarpe tutte le volte, che si portava dai club ovviamente, mi infastidì ancora di più. Al che una volta, mi dispiace dirlo, e lì ho fatto un altro errore, ho preso il suo telefono e l'ho guardato. L'ha fatto anche lei con me ben prima che lo facessi io. Voleva vedere il mio telefono, mi teneva all'inizio, ero io quello oggetto di controllo e tutto. Dopo io, preso dal dubbio perché era successa questa cosa, mi sono accorto che lei continuava a imbonire altre persone, a illuderle in cambio di favori. Poi magari aveva ancora l'ardire di chiamarli amici, in realtà erano persone che le morivano dietro per via della sua bellezza, nella speranza che magari chissà quando, magari un giorno sarebbero entrate nelle sue grazie, mettiamola così. Sì. E, Quindi è una situazione abbastanza sì, è pesante. dura la cosa. Adesso lei cosa sta facendo? Sta sempre continuando così, in Adesso questa modalità? lei è andata da sua madre, eh, Ah, dalla madre. è andata dalla madre nel suo paese perché la madre doveva essere operata a dicembre dell'anno scorso. Che cosa è successo negli ultimi 4 mesi? Che il livello delle discussioni è andato via via sempre più scemando, diventavano sempre più sintetiche, sempre più fredde, sempre più distaccate da parte sua, al punto che, per dire, un giorno io, appreso della scomparsa del mio amico, le feci notare di quanto mi sentissi triste e per via di questa tragica scomparsa. Lei mi rispose con un messaggio che era, non lo posso tradurre letteralmente perché direi parolacce, però non me ne frega un di queste stronzate, chiamami solo se mi hai comprato il regalo di Natale, hai sistemato i miei occhiali, che non ho ancora sistemato, hai venduto le scarpe o ti sei trovato un altro lavoro. Cioè, solo per interesse, insomma, ecco. Tono cinico, e lì ho scoperto, cioè lì ho iniziato a immaginare che comunque o stesse già preparando, diciamo così, stesse già pianificando la sua vita di nuovo lontano da me, da questa casa che comunque avrei lasciato,
E comunque un altro messaggio mi fu detto, sai, mi sono reso conto che voglio vivere da sola, che ero più felice quando ero da sola non so, che è stata anche in Finlandia, per dire, insomma, che voleva la sua indipendenza. E io gli ho detto, sì, ma scusa, tu mi mandi un messaggio del genere dopo che ci siamo sposati, e semmai l'esatto opposto, io ho promesso di prendermi cura di te nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non ci separi, e te dopo qualche mese mi fai un'uscita del genere. Sì, Cioè, mi certo. sembra un po' una contraddizione, no? Cioè, che cosa mi sono sposato a fare? Eh. Ehm, E la sua risposta, la sua risposta è che con me non era felice per colpa mia, perché abitavo ad Imperia, abitavo in questo posto che non le piace, il mio salario non era sufficientemente alto, ehm, e qua era lontana da tutti i suoi amici, che poi tra questi vorrei vedere anche quanti sono veramente amici a questo Sì, punto, infatti. o semplicemente uomini che la desiderano, per non usare una definizione un po' più Sì, felice, sì, si sì, usa in certo. situazioni del genere, però sostanzialmente ehm, io in questi mesi ho assistito alle diverse fasi descritte anche negli altri video, dove si parla di questo love bombing iniziale, poi una fase in cui, cioè, poi c'è questa fase dove incomincia a scemare, si passa per l'appunto al gaslighting, dove a te vengono rivolte le accuse e i difetti che sono propri della persona che te li rivolge. Fino adesso credo che sia nella fase in cui o sicuramente ha già qualcun altro o cose del genere, non lo so. Quando mi ha scritto, dopo un mese che non ci sentivamo, io le dicevo buongiorno, buonanotte, le mandavo i messaggini, lei magari li visualizzava, non mi rispondeva neanche. E così è andata avanti per un mese quasi. E io testato che continuavo a mandarglieli, però dopo un attimo però ho avuto uno scatto d'orgoglio, ho detto no, ma basta, cioè che cos'è? Non sa più scrivere? Ho interrotto la comunicazione. Stavo iniziando ad avere dei dubbi. Poi di punto in bianco salta fuori, non mi scrive né un ciao, né un come stai, né nulla di niente, mi dice solo che deve tornare in Italia dalla fine di marzo e primi di aprile e che io devo trovarle un biglietto d'aereo. Quindi quando fa comodo esiste, insomma. Sì. E io non le ho risposto. Non le ho risposto e nel frattempo stavo iniziando a visionare queste testimonianze di queste persone e vuoi per gli sbalzi di umore, vuoi per tutto, ho detto adesso ci do un taglio secco, no? E ce l'ho dato così secco che, siccome lei è una persona molto dipendente dai social, ha sviluppato una dipendenza che oserei definire patologica e che sicuramente amplifica ehm, i Sì, suoi problemi. Io sì, sono dell'idea che i social a un narcisista, cioè a un narcisista amplifichino i già grossi sì, problemi che ha sì, 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 certo. e gli forniscono uno strumento in più per cercare consenso da un'altra parte, per cercarsi nuove prede. Scusa se lo dico, ma Sì, secondo me certo. C'è un doppio strumento, sia quello di mettersi in mostra, sia anche quello appunto di accalappiare, di certo, di insomma, una duplice. sostanzialmente adesso tu che comunque lo sai meglio di me, io mi sono fatto queste idee, non ho letto tantissimo, mi sono voluto un po' argomentare, sicuramente, ma alla base di un narcisista comunque non c'è anche una profonda insicurezza che riesce solo a colmare attraverso il consenso altrui? Eh sì, certo, assolutamente. E quindi, giunto a questo punto, che cosa più di uno strumento che sfrutta la nostra vanità Mm, per, sì, ehm, per funzionare come un social network può essere qualcosa che
appaga una personalità narcisista. Assolutamente. Purtroppo non potrà farlo per sempre perché anche lei comunque sfiorirà prima o poi. Nel senso, adesso è giovane, ma non sarà sempre giovane. A 30 anni, io ne ho 40, a un certo punto ha iniziato a dirmi che sono troppo vecchio per lei, ho iniziato a fare paragoni con il suo ex marito, dicendo che lui la desiderava di più di me, addirittura con questo sugar daddy mi ha detto però alla fine stavo meglio con lui, insomma qualunque sistema, qualunque cosa, qualunque strumento di paragone avesse per potermi affossare e tenere sotto, lo utilizzava. E una persona che mi ha aiutato tantissimo chi è stata? Il suo ex marito, perché a un certo momento gli ho scritto, gli ho detto ma senti un po', questo ragazzo francese che parla benissimo inglese, leggermente più giovane di me, gli faccio, senti un po', ma io ho questi problemi. E lui inizia a scrivermi, a parlarmi della sua storia con mia moglie, e noto gli stessi identici problemi. E poi salta fuori un'altra cosa. Salta fuori che c'è questo ragazzo che quando iniziavo a vedere mia moglie, ha visto le foto di me e di lei, che mia moglie puntualmente metteva sui social, perché appena faceva qualunque cosa, appena era da un'altra parte, doveva farlo sapere al mondo, ha visto queste foto come con lei, questa persona mi ha scritto e mi ha detto che cosa ci fai con la mia ragazza. E io ho detto, la tua ragazza? Poi dico a mia moglie, ma scusa, chi è questa persona che mi ha scritto? Ah, è mio fratello. Io, tuo fratello. Al che riprendo la discussione con questo ragazzo e gli dico, ma scusa un po', lei dice che sei tuo fratello. Che cosa devo pensare io adesso? Insomma, senza girarci troppo intorno, è riuscita a convincermi che quello fosse suo fratello. Salvo poi che io parli con suo ex marito e scopro che questo ragazzo qua aveva contratto tipo debiti per decine di migliaia di euro perché non riusciva a dirle di no. Si picchia. Un ragazzo svedese. Cioè, è anche brava, insomma, questa donna. Cioè, Eccezionalmente brava. È brava. Eccezionalmente brava. Infatti io non so se modo un attimo quando mi senti parlare, normalmente le persone magari mi chiamano perché hanno bisogno del mio consiglio, sono una persona che comunque parla volentieri con le persone per ascoltarle, per darle una mano, non sono uno psicologo, ma un po' con la mia empatia e un po' con la mia esperienza di vita, io cerco di aiutare le persone che mi circondano. Mi piace farlo con gli amici, con i momenti più difficili, mi piace farlo insomma, con le persone, ecco. Alle volte anche con persone che conosco da poco. Sono una persona sostanzialmente razionale che tende un po' a psicanalizzare la gente, lo faccio. È un'arma a doppio taglio, non è sempre bello, però lo faccio, purtroppo è più forte di me. Arrivo da un'esperienza familiare non felice, mi sono sentito un po' tradito da uno dei due genitori e da allora io ho sviluppato un po' questa cosa di dire però vediamo più quello che la gente, cioè vediamo con chi ho a che fare, cerchiamo di capirlo prima di dare un po' di Sì, confidenza. certo. Tutto lì. Però sostanzialmente sono sempre reputato una persona estremamente razionale che mai ci sarebbe cascato. Ovviamente ho avuto un eccesso di presunzione, perché sono stato raggirato come un calzino. Al di là di tutto, adesso che comunque sono in rotta con mia moglie e cercherò di porre termine a questa relazione completamente,
E io comunque sento che provo ancora qualcosa per lei e ne ho timore. Sì. Ho timore di questa parte di me che ancora non riesce a staccarsi completamente da lei. Certo che sì, immagino, anche perché con tutto quello che hai fatto, che hai impegnato, fortunatamente non è tanto tempo, nel senso, a parte che da come ne parli sembrano decenni, no? Sì, ma perché in Però, pochi anni ho condensato, cioè quello sì, che sono state tante le esperienze negative in un così breve lasso di tempo che sì, mi sento logorato come se ne uscissi da un'esperienza decennale. In realtà si parla di poco più di un anno sì. di relazione. Però hai impegnato moltissimo di te, hai Sì, investito, insomma. sì, sentimentalmente sì. E sembra che anche ti sei un po' rivoluzionato in te stesso in qualche modo, cioè hai tirato fuori veramente tutte le emozioni, tutto il trasporto, tutto il buttarti anche un po' all'avventura, il credere in questa donna, quindi insomma tutto quello che potevi ce l'hai messo. Sì, sì, ma quello che è successo, siccome come ho detto lei è molto dipendente dai social e ha paura che le persone pensino male, addirittura si arrabbiò perché io poi le dissi guarda che io ho parlato con tuo ex marito, gliel'ho dovuto dire, perché non Sì. volevo nasconderglielo, no? Guarda che io ho parlato con tuo ex marito, mi ha detto questo, questo e quest'altro, allora questi problemi li hai avuti. Come gliel'ho detto è esplosa. Sì. Perché? Perché quando un narcisista viene scoperto, Certo. e se è borderline, puoi benissimo immaginare che cosa Beh, sì, si trovi certo. dalle pareti domestiche. Insomma, ho preso questa decisione di farlo sapere a tutto attraverso i social, no? Quindi ho messo separato e l'ho tolta dai contatti. L'ho fatto apposta per creare una reazione. Sì. Non è stata propriamente una vendetta, perché io non sono un tipo vendicativo, ma sono una persona che crede nella giustizia e credevo che quello fosse un atto di giustizia nei confronti della mia dignità e di tutto quello che avevo passato e che stavo passando. Questo silenzio punitivo a cui ero stato sottoposto per più di un mese, questo farsi sentire anche solo quando hai bisogno di me e questo offrirmi di insulti e rinnegarmi perché non le davo quello che voleva, non avevo il salario che voleva lei e che tutti i mali che lei stava patendo erano per colpa mia. Mi ha scritto una psicologa, una mia amica psicologa, dopo che ho fatto questa decisione, mi ha scritto in privato, ho preso questa decisione, mi ha scritto in privato e lei mi dice, in genere è il carnefice che molla la vittima. Raramente è il contrario, devi aver attinto a molte risorse, ma allo stesso tempo ti devi sentire malissimo ed era esattamente come mi sentivo, nonostante non è stata una liberazione per me. Però iniziare a mettere una pietra e poi metterne un'altra, tirare su un muro tra me e lei, inizia a essere molto faticoso. E mi dice, però dai suoi atteggiamenti, da quello che mette online, dal suo modo di porsi, io ti dico che questa persona, adesso te lo posso dire, non mi osavo prima perché vi conosco tutti e due ed eravate sposati, ed siete ancora, però comunque adesso vedo che ti stai staccando, mi viene da dirti, guarda che questa persona è borderline, è narcisista borderline. Anche perché in questo suo modo di porsi sui social aveva sempre qualcosa da ridire sulla mia città, muoveva sempre delle critiche, alle volte un po' più velate alla mia persona, altre volte un po' meno, sulla vita che faceva in Italia. E si serviva di social per farlo. Sì. Anche molto istrionica, no? Direi. Sì, esattamente, sì, come l'avevo definito, sì, anche perché io posso capire che tu sia una bella donna, va bene, posso anche capire che magari qualche foto in costume d'estate, ma il fatto che posti regolarmente foto in intimo su
motore di come su uno strumento come Instagram, non è che sia molto d'accordo io su questo, però lasciamo correre, perché alla fine è la sua vita anche e può farne quello che vuole. Certo, se mi domando il fine, ecco, allora magari sono ancora meno d'accordo. Adesso quindi tu hai preso una decisione e Alessandro cosa pensi di fare, insomma? Beh, sicuramente, allora, c'è un consiglio che vorrei dare a tutti. Non sprecate odio per questo genere di persone se finite in una situazione come la mia. Non serve. Anzi, se comprendete che hanno un problema, probabilmente ve ne farete prima una ragione. Se invece continuerete a investire anche sentimenti negativi, vi sentirete solamente peggio. Ripartite da voi stessi ed è quello che voglio fare io adesso. Lascerò questa casa, perché purtroppo ho anche bei ricordi, però che sono associati a cattivi ricordi. Andrò a stare da mio padre per un po' che si trova in un'altra regione e cercherò un altro lavoro. Lassù comunque ho anche altri amici e ricostruirò una vita mi rifarò una vita, ricomincerò da lì. Poi Certo. vedremo cosa fare. Fai bene Alessandro, e tra l'altro anche molto saggiamente, e che non è solo una cosa comunque saggia, è anche una questione tecnica, no? Perché provare rancore, odio, alla fine complica anche le cose dentro di noi e comunque non porta a nessuna soluzione alla fine, anzi rende ancora meno lucidi. Sì, 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 è vero. Sì, esatto, esatto. Poi giustamente mio padre mi ha detto, mi ha dato probabilmente il consiglio migliore che potesse darmi. Mi ha detto, tu adesso devi smettere di pensare a lei, incominciare a pensare più a te stesso e ritirarti su. Devi mettere te stesso al centro adesso. Non c'è più lei, ci sei tu e la tua vita. Devi rimetterla insieme perché non puoi andare avanti così. Stai sprecando il tuo tempo. Ecco. Sì. Fortunatamente sei ancora giovane, hai tutta una vita da ricostruire, che puoi costruire, quindi insomma, ecco. Proviamo, se non Se è consolatorio, ma in effetti ci sono anche tanti che magari si trovano nella tua situazione, che sono molto più in là con gli anni e magari è anche più difficile comunque ricostruire, sia perché si hanno meno energie, sia perché ricostruirsi a una certa età è sicuramente più difficile, quindi almeno da questo punto di vista, insomma, mh, puoi ritenerti, ecco, avvantaggiato, ecco, se non altro rispetto a... Se può essere consolatorio, perché ripeto, è chiaro che la situazione è stata ed è dura, ma insomma, sicuramente con... giustamente, mi hai fatto venire in mente una cosa quando mi hai detto è stata dura. Lo sarebbe ancora stata di più se non avessi avuto dei veri amici. beh, sì. Quindi quando ci si sente in queste condizioni, la cosa migliore che potete fare in assoluto, circondatevi di persone belle, persone che vi apprezzano per quello che siete, persone che hanno condiviso con voi tanto e persone che vi capiscono e vi possono davvero aiutare, anche solo facendovi dimenticare i problemi per una sera. E questo è tantissimo. Sì. Sfortunatamente alcuni di questi amici li ho persi per una ragione, perché lei mi ci ha allontanato, non se li faceva andare bene e mi poneva di fronte a degli out, ovvero o stai con me o quelli sono tuoi amici. Sì. Per risaldare alcuni rapporti ci ho messo del tempo, ma ce l'ho fatta. Quando lei invece andava con chiunque, voglio dire, poi alla fine... Magari definiva amici persone che, come ho già detto, sì. erano insomma.
E quindi, cioè, sì. Comunque sì, anche questo è una cosa importante e non è da tutti anche avere amici così importanti e anche appunto che comprensivi, vicini, veri amici, ecco, in poche parole. Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Ma vedi, il discorso è che quando ti ritrovi in questa situazione, io ho usato una metafora per descriverla, perché molti di loro durante questi mesi, durante questo mio processo nel quale cercavo di far funzionare le cose all'interno della relazione, mi sono focalizzato molto sulla relazione e ho trascurato i miei amici, ma quelli che comunque mia moglie non mi aveva proibito di vedere, ecco, mettiamola così. E quindi li ho trascurati comunque, anche se lei non mi ha detto di non vederli più, perché in quel momento ero così preso da cercare di risolvere i problemi in casa e Sì, investivo così tanto tempo ed energia in questo che non riuscivo a fare nient'altro, sì. non ce la facevo. Che cos'altro devo dire di loro? Che alcuni di loro ho chiesto addirittura un parere perché ho fatto ascoltare alcuni messaggi che ho ricevuto. E loro mi hanno detto, cioè, diciamo, la cosa che era più palese era la loro espressione quando li ascoltavano. Quando si percepiva il cinismo, il distacco, la freddezza nei messaggi, in certi casi un po' di arroganza, di prepotenza, di strafottenza, insomma, un misto di sensazioni che riuscivi a percepire dal tono della voce, che erano molto fastidiosi, addirittura disgustosi, ecco, no? E quando questi miei amici li hanno sentiti, prima ancora di parlare, l'espressione che facevano, mi ho detto: "Ma scusami, ma secondo te è normale che una persona ti scriva queste cose? E ti dica queste cose in questo modo?" Sai, cerchi un attimo di far capire agli altri in che situazione sei. E ho usato una metafora, dicevo, delle sabbie mobili, perché incominci in una relazione con una persona di questo tipo, tu incominci ad affondare e magari cerchi di fare qualcosa per sistemare o cerchi di muovere delle critiche e il problema è che più cerchi di fare delle cose, più affondi. Sì. È una metafora che ho usato anch'io, infatti, in Ah, l'hai usata alcuni... anche Sì, tu? l'ho usata anch'io nei primi video, tra l'altro, sì, Scusami, questa... non li avevo visti, non volevo prendere. No, 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 Non no, volevo, no, no, ma allora, dico... allora mettiamola così, è un caso fortuito che però, cioè, Sì, sì, no, ma giustamente è proprio un sentimento che si prova quello, perché è anche di fatto quello che accade, cioè alla fine vieni assorbito e più fai e più poi affondi, perché comunque niente va bene alla fine, anzi viene usato contro di te. Cioè tu fai qualcosa magari per cercare di migliorare la situazione e quella cosa viene usata in realtà contro di te. Quindi di fatto sprofondi sempre di più, effettivamente. sì, sì, e magari e più tempo aspetti prima di cercare di uscire da queste sabbie mobili invece che, cioè, per dire, Sì, sì, certo. eh, E comunque ti ritrovi, sprofondi. Sì, 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 sì. ti ritrovi in una situazione che oramai è irreparabile. Io Eh, quando ho sentito queste storie di queste persone che eh, sono state insieme 10 anni con una persona con questi problemi, mi sono domandato: "Ma come hanno fatto?" mm. Cioè, era veramente così alto il potere che avevano su di loro che non sono riusciti neanche per una volta a nutrire un dubbio, no? Ci sono persone che si annullano proprio completamente, Alessandro. Sì, sì. E infatti che cosa è successo? Sono stato contattato da una di queste persone che mi ha detto: "Io sono dovuto andare da uno psicologo". E da una donna anche lui. Era una donna vabbè, comunque uno psicologo, vabbè, Sì. una psicologa, e questa donna che comunque aveva una certa esperienza nel campo, proprio in questo campo, gli disse che
Da lei arrivavano uomini che dopo relazioni di questo tipo, dopo essersi annullati a tal punto, quando gli chiedevano un caffè non sapevano se lo volevano, quando gli chiedevano se volevano un caffè non lo sapevano se volevano con lo zucchero o senza, perché senza la moglie vicino perdevano ogni capacità decisionale. Sì. Cioè, per rendere l'idea del livello di annullamento che si riesce, che si raggiunge in queste situazioni. Cioè, io per mia moglie ho fatto un sacco di sacrifici, ho fatto tutto quello che potevo fare. Adesso non per fare una questione venale, però avrebbe potuto benissimo contribuire in casa, non fare pesare tutto sulle mie spalle, darmi una mano ogni tanto. Io pago un affitto, pago le bollette, pago il mangiare, pago tutto. Una mano in casa, si lavora anche due, la dai. Beh, direi. Non è che mi sembra di muovere delle pretese assurde, mi sembra alla base di un matrimonio. Certo. Il comune sostenersi, il comune aiutarsi e soprattutto dividere lo stesso domicilio, cosa che se vado a vedere nell'arco di quest'anno, un anno che sono sposato, è stato pochissimo. Quindi... Senti Alessandro, se magari vuoi, magari potremmo anche continuare, ecco, perché è molto interessante questa vicenda, tanto quanto sofferta e veramente difficile. Certo, no, anche perché vedo che comunque stiamo parlando da un po' di tempo e probabilmente anche per chi ascolterà, diciamo che la soglia dell'attenzione sarebbe già critica ora. Sì, abbiamo messo anche molta carne sul fuoco, diciamo, però io ti ho ascoltato con molto interesse perché mi pare proprio uno di quei casi in cui la manipolazione, voglio dire, si tocca proprio con mano, nel senso non ci sono dubbi su questo e anche sulla personalità che decisamente, insomma, manipolativa a dir poco, ecco, a dir poco. Quindi per questo, insomma, se vorrai, se ti sentirai, possiamo anche Ma guarda, tanto rimarremo in contatto. Comunque, guarda, io te lo dico, solo un'ultima cosa, non mi reputo una persona scevra di difetti, penso che ognuno li abbia. Il problema è quando li usano contro di te o li enfatizzano per poterti sottomettere, questo è il fatto. Certo, ma chi diciamo non ha difetti, insomma. Certo, Pregi ne abbiamo tutti in fondo, ma anche difetti, questo mi pare ovvio che... Però ecco, una relazione è fatta anche per tirar fuori i pregi, no? E vedere soprattutto quelli e lavorare su quelli, non certo su... In nome di una relazione noi dovremmo cercare di diventare migliori di quello che siamo, se vogliamo. Credo sia una buona scusa per diventare persone migliori. Trovare una persona che si ama e dire mi fai venire voglia di essere una persona migliore. Esatto. Questo è. Ecco, ero curiosa anche di capire questo periodo, come lo stai, aspetta che ti ho perso nello schermo, aspetta che ti eccolo qua. Magari se vorrai, insomma, ne riparleremo, ecco, un'altra volta. Adesso più che altro, mettiamola così, ho fatto un rapido resoconto di tutto quello che comunque ti posso dire, non sono entrato troppo nello specifico perché di esperienza ne ho condensata davvero parecchia. Però più avanti non c'è problema, possiamo ancora metterci d'accordo e parlare ancora, sicuramente. Mi auguro che qualcuno che ascolta adesso, che veda, possa trarre qualche beneficio da questo. Sicuramente. Io intanto ti abbraccio forte, Alessandro, e sì, teniamoci in contatto. Meravigliosa, lascia che te lo dica. Non ti conosco di persona, ma lo posso capire. Si sente. No, scusa, non ho capito. Ti ringrazio di cuore perché sento che sei una persona meravigliosa e lo posso sentire da come mi fai sentire agio. Grazie infinite, Alessandro, veramente. È stato davvero un piacere. È un piacere mio e insomma ti abbraccio veramente, e non solo per modo di dire, perché così
sento il tuo profilo umano, ecco, quindi la cosa è vicendevole. Grazie, grazie e buona serata intanto. Ecco, Buona poi. serata, alla prossima. Ciao. Grazie, ciao, ciao.